Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Innanzitutto mi vorrei scusare se mi sentite con la voce un po' che cala oppure chiusa, perché sono un po' raffreddata. È il periodo, è la stagione, quindi anche io me la sono presa. Oggi vi voglio far vedere un'altra presina bellissima e semplicissima. Anche questa l'ho voluta fare bianca e rossa a tema natalizio. Poi giustamente voi per farla ancora più natalizia potete farla con il lurex, come avevamo fatto, come vi avevo fatto vedere le altre presine. Quindi li stampo a voi. A me già così sul rosso bianco mi sa già di Natale, quindi l'ho voluta fare così. Come al solito sono due parti diverse, appunto questa l'ho fatta tutta rossa e qui invece ho alternato i giri bianchi e rossi. Adesso nella prossima farò la parte dietro tutta bianca e qua sempre la parte invece del davanti sempre alternati i colori, che poi il davanti può anche essere questa, perché se a uno gli piace metterla tutta dalla tinta unita, quindi la parte rossa, può metterla o bianca, che adesso poi farò, appunto la può mettere anche così dalla parte della tinta unita. Molto semplice, molto veloce anche questa, perché vedo che le cose semplici e veloce vi piacciono tantissimo, quindi mi sto vedendo appunto cosa poter fare di semplice e veloce, così tutti la potete realizzare. La chiusura molto carina e molto semplice pure qua, è una maglia bassissima con catenella, maglia bassissima e catenella, quindi poi dopo andremo a vedere insieme. Adesso oggi io realizzerò questa qua fatta così con i colori alternati, però vi spiegherò man mano che facciamo i giri, vi spiegherò anche come poterla fare così a tinta unita, ma più che altro solo per l'inizio, quando si va a chiudere. Anzi, la parte così a tinta unita è ancora più semplice perché non c'è neanche da staccare il colore, quindi con lo stesso colore si va avanti, però l'unica cosa è che non sempre bisogna iniziare da dove si chiude. Ok, ci dobbiamo poi spostare con delle maglie bassissime e quindi poi ve lo dirò man mano che facciamo i giri. Questa invece è la parte dei colori alternati, appunto ogni volta dobbiamo tagliare il colore e rimettere il colore nuovo. Ok, comunque è molto semplice. Come cotone io ho utilizzato il cotone fiocco delle 3 sfere. Ok, si vede? Ok, delle 3 sfere che come potete vedere è un 2 e di uncinetto 2,5, 3,5. Ok, molto morbido, io mi trovo benissimo con sto cotone, francamente la maggior parte dei miei lavori che sto facendo lo sto facendo tutto con sto cotone, perché comunque mi trovo bene e non voglio cambiare. Si dice che chi si trova bene con una cosa non cambia. Poi ho lavorato tutto con l'uncinetto da 3 mm, ci serviranno le forbici e un ago da lana. Ok, prima di iniziare a lavorare vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così non vi perdete i miei prossimi video e lasciate anche un like. Iniziamo. Allora, come ho detto prima, adesso oggi vi farò vedere la parte alternata dei colori. Siccome allora qua avevo fatto la parte rossa, adesso nella seconda la voglio fare bianca e quindi qua alternando i colori io l'ultimo giro lo devo finire con il bianco, in modo che poi il bordino di chiusura lo devo fare con il rosso, così c'è il contrasto. Quindi se qua adesso ho iniziato con il rosso, adesso andrò a iniziare con il bianco. Quindi anche voi, se la volete fare così alternata e anche diversa di colore, il retro, appunto ricordatevi solo di
cambiare il colore in modo da arrivare all'ultimo giro della chiusura che avete il contrasto, che avete ancora il contrasto. Quindi iniziamo con il bianco, facciamo anello magico, ok, allora ci alziamo con 3 catenelle e vale come prima maglia alta, e poi facciamo altre 11 maglie alte, quindi per un totale di 12 maglie alte. Ho finito le mie 12 maglie alte, andiamo a chiudere il cerchio magico e andiamo nella terza catenella a chiudere con una maglia bassissima. Ok, possiamo quindi anche tagliare, facciamo la chiusura. Ok, quindi prendiamo il secondo colore, quindi il rosso. Allora, per chi deve continuare con lo stesso colore, appunto può continuare direttamente qua dalla chiusura, ok? Con il rosso invece andiamo a prendere, adesso dobbiamo lavorare praticamente una maglia sì e una no, una sì e una no. Allora, siccome questa qua delle catenelle ci rimane un po' difficile con la chiusura da prendere, perché dentro dobbiamo lavorarci comunque 4 maglie alte, andiamo subito a quella successiva. Ok, ci andiamo a mettere subito nella maglia successiva qui. Ok, facciamo le 3 catenelle, sempre qua dentro facciamo una maglia alta, poi facciamo 2 catenelle e di nuovo sempre qua dentro andiamo a fare altre 2 maglie alte, quindi per un totale di 4 maglie alte separate da 2 catenelle. Ok, quindi le 3 catenelle come prima maglia alta, un'altra maglia alta, 2 catenelle e 2 maglie alte, tutte nella stessa maglia sottostante. Adesso saltiamo la prossima maglia, andiamo in quella successiva e di nuovo andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo sempre qua dentro altre 2 maglie alte. Portatevi dietro già anche le codine, così le nascondiamo già. Di nuovo saltiamo la maglia successiva, andiamo in quella dopo e di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Ok, facciamo così per tutto il giro. Ho finito il mio giro, andiamo a chiudere sempre nella terza catenella con una maglia bassissima. Allora, per chi continua con lo stesso colore, praticamente adesso dovrebbe andare a lavorare qua dove ci sono le 2 catenelle, quindi la maglia qua che si ritrova, la maglia successiva, va a fare solo una maglia bassissima, ok? Poi va dove ci sono le 2 catenelle e inizia a lavorare da qua, ok? Quindi questo è un po' quello che dovrà fare per tutti i giri. Siccome la chiusura appunto è qui, uno non, con lo stesso colore non bisogna ripartire da dove si è fatta la chiusura, bisogna andare, spostarsi con qualche maglia bassissima, magari dove ci sono le catenelle o magari anche solo nella maglia successiva, perché poi man mano che facciamo i giri vedrete che si inizierà anche solo nella maglia successiva alla chiusura, ok? Quindi per questo è per chi fa
la parte tutta di un colore, ok? Bisogna spostarsi con delle maglie bassissime. Ok, adesso noi invece che lo facciamo appunto di colori alternati, allora il rosso lo possiamo anche staccare e chiudiamo. Quindi con il bianco andiamo a prenderci direttamente, a metterci direttamente dove ci sono le 2 catenelle, qua dove si è formato l'archetto. Facciamo le 3 catenelle, poi sempre qua dentro nell'archetto andiamo a fare un'altra maglia alta, 2 catenelle e di nuovo sempre qua dentro altre 2 maglie alte. Quindi è la stessa lavorazione di prima, ok? Adesso però non andiamo subito nel prossimo archetto a lavorare questa sequenza, andiamo a lavorarlo qua fra i 2 gruppi, ok? Vedete? Qua ci sono le 2 catenelle le 2 catenelle appunto che abbiamo fatto l'archetto. Noi dobbiamo andare a lavorare fra questi 2 gruppi, tra uno e l'altro, ok? Quindi infiliamo da qui, lavoriamo anche le codine e di nuovo facciamo sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, e adesso andiamo di nuovo a lavorare invece qua sulle catenelle dove c'è lo spazio, l'archetto delle catenelle, e sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, vedete? Quindi dobbiamo lavorare una fra i 2 gruppi e l'altra dove c'è l'archetto delle 2 catenelle. Allora, ho finito anche il mio terzo giro. In totale bisogna avere 12 punte, ok? Queste qua praticamente sono le punte, 12 di questi gruppetti con le punte. Adesso, finito da qua il terzo giro, andiamo sempre nella terza catenella e chiudere con una maglia bassissima. Per il quarto giro andiamo a lavorare dentro qua gli archetti, ok? Quindi come prima, chi fa con lo stesso colore fa una maglia bassissima per arrivare dentro agli archetti, ok? E continuare a lavorare. Adesso invece, cambiando colore, quindi il bianco lo possiamo chiudere, ok? Prendiamo il rosso e quindi andiamo a metterci direttamente dentro l'archetto qua delle 2 catenelle. Quindi facciamo le 3 catenelle iniziali e poi andiamo a fare 2 maglie alte, quindi per un totale di 3 maglie alte. Facciamo 2 catenelle e di nuovo sempre qua dentro andiamo a lavorare altre 3 maglie alte. 2 e 3. Adesso passiamo direttamente nell'altro archetto e anche qua andiamo a fare 3 maglie alte, due catenelle, 3 maglie alte. Ok, questa è la lavorazione per tutto il giro. Praticamente in ogni gruppetto, in ogni archetto, anzi scusate, in ogni archetto che si è formato qua delle 2 catenelle, andiamo a lavorare 3 maglie alte,
di nuovo 2 catenelle, 3 maglie alte. Lo facciamo così per tutto il giro. Allora, ho finito anche il mio quarto giro, ho chiuso nella terza catenella con una maglia bassissima, il rosso lo possiamo staccare e chiudere. Ok, ci attacchiamo con il bianco. Allora, sempre per chi fa tutto di un colore, una volta che ha chiuso qua nella terza catenella, deve spostarsi praticamente di 2. Adesso andiamo a lavorare qua nella prima maglia. Questo è il gruppetto da 3, ok? Quindi non la prima, non la seconda, né la terza, ok? Quindi ci andiamo a mettere qua nella terza, ok, nella terza maglia, e qui andiamo a fare sempre le 3 catenelle, poi rientriamo di nuovo dove abbiamo lavorato le 3 catenelle, sempre nella stessa maglia, e facciamo una maglia alta. Poi andiamo nell'archetto dove ci sono le 2 catenelle e facciamo altre 2 maglie alte. Quindi facciamo le 2 catenelle, di nuovo nell'archetto 2 maglie alte, e poi nella prima maglia subito che ci ritroviamo, spostate un po' il lavoro perché tende a nascondersi, quindi mi raccomando, facciamo attenzione di prendere la prima maglia. Quindi di nuovo qua andiamo a lavorare altre 2 maglie alte. Ok, questa è la sequenza. Quindi di nuovo andiamo, saltiamo la prima, saltiamo la seconda, andiamo qua nella terza, di nuovo facciamo 2 maglie alte, qua tutte e 2 nella stessa maglia, nella terza maglia, poi 2 maglie alte nell'archetto, le 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte nell'archetto e 2 maglie alte nella prima maglia, subito quella successiva che ci arriva. Quindi 1 e 2, ok, e questa qua è la sequenza da fare per tutto il giro. Allora, ho finito anche il mio quinto giro, ok, quindi ho già chiuso, ho già tagliato pure il filo. Adesso con il rosso andiamo a metterci da dove abbiamo chiuso. Allora, le 3 catenelle fanno la prima maglia alta, poi c'è la seconda maglia alta, noi andiamo a metterci nella terza maglia alta, ok, qua. Quindi anche per chi fa quella tinta unita, ha chiuso qua nella terza catenella, fa praticamente 2 maglie bassissime per arrivare alla terza maglia alta, ok. Quindi ci mettiamo qui, facciamo le 3 catenelle come sempre, poi andiamo nella maglia successiva e andiamo a fare un'altra maglia alta, ok. Adesso andiamo nell'archetto a lavorare le solite 2 maglie alte, ok. Facciamo le 2 catenelle, di nuovo nell'archetto 2 maglie alte e di nuovo facciamo nella prossima una maglia alta e in quella successiva un'altra maglia alta, ok. Quindi di nuovo andiamo non nella prima, non nella seconda, nella terza a fare una maglia alta,
andiamo nella successiva e facciamo un'altra maglia alta, nell'archetto 2 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo nell'archetto 2 maglie alte, poi nella successiva andiamo a fare una maglia alta, che è quella sempre un po' che si nasconde, e in quella dopo di nuovo un'altra maglia alta. Ok, questa è la sequenza da fare per tutto il giro. Allora, ho finito anche il mio sesto giro, ho già tagliato il filo e tutto chiuso. Adesso per il settimo giro, che è l'ultimo, allora io per la presina appunto così ho fatto praticamente 7 giri, come potete vedere, appunto ho fatto 7 giri. La stessa lavorazione si può continuare sempre più per portarla sempre più grande, tipo se uno piace così tanto che vuole fare anche il centro tavola, può continuare con la stessa lavorazione fino a quando ad arrivare alla grandezza che uno desidera. Ok, quindi è una lavorazione sempre così molto ripetitiva, quindi si può andare avanti per altri 3, 4, 5 giri, dipende uno appunto un po' la grandezza che desidera. Io penso che con una presina già abbastanza grande, come potete vedere la mia mano, cioè, già la copre abbastanza, ok? Quindi allora adesso per il settimo giro, allora abbiamo chiuso qui nella terza catenella, andiamo a metterci subito dopo le 3 catenelle, subito dopo la chiusura, ok? Quindi anche per chi la fa di tinta unita dello stesso colore, praticamente deve fare solo una maglia bassissima per arrivare alla maglia a fianco, praticamente a quella successiva. Quindi entriamo qua, facciamo sempre le 3 catenelle, ok, poi andiamo nella maglia successiva e facciamo una maglia alta, nella maglia successiva e facciamo una maglia alta, arriviamo qui all'archetto e come sempre lavoriamo le 2 maglie alte, le 2 catenelle e di nuovo le 2 maglie alte. E poi di nuovo lavoriamo una maglia alta nella maglia successiva, nella prossima di nuovo una maglia alta e nella prossima ancora un'altra maglia alta, ok? Quindi di nuovo adesso salteremo subito la prima che ci ritroviamo, andiamo nella seconda e lavoriamo una maglia alta, nella prossima un'altra maglia alta, nella prossima un'altra maglia alta, archetto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, e lavoriamo di nuovo le 3 maglie successive, ognuna con una maglia alta, 1, 2 e 3, ok, e questa qua è la sequenza che dobbiamo fare per tutto il giro. Allora, come potete vedere ho finito la mia parte anche bianca di questo ultimo giro e ho fatto anche già la parte tutta bianca, ok, così ce l'ho già pronte. Adesso dobbiamo solo andarle a unire, quindi mettiamo il rovescio con il rovescio, ok,
facciamo combaciare, lo metto così, ok. Poi iniziamo, allora siccome io qua ho il bianco devo andarlo a fare di contrasto con il rosso, ok? Quindi il giro di chiusura lo farò con il rosso ed è molto semplice la chiusura. Allora iniziamo entrando qua dove c'è l'archetto delle 2 catenelle, ok? Facciamo subito le catenelle per il cappietto, quindi facciamo 15 catenelle, ok? Fatte le 15 catenelle, rientriamo qua dentro di nuovo nell'archetto e facciamo una maglia bassissima, ok? E quindi abbiamo fatto già il cappietto. Poi per andare a chiudere molto semplicemente, allora facciamo una catenella, andiamo a prendere la maglia da una parte e la maglia dall'altra e facciamo una maglia bassissima. Di nuovo una catenella, maglia da una parte, maglia dall'altra e facciamo la maglia bassissima, catenella, prendiamo le maglie, maglia bassissima, catenella, di nuovo una maglia bassissima. Questa è la lavorazione e viene sto bel bordino fatto tutto un po' a zig zag, ok? Bassissima, la catenella. Arrivate qui all'archetto, facciamo la stessa cosa, entriamo dentro, facciamo una maglia bassissima e una catenella e di nuovo una maglia bassissima e una catenella. Lo facciamo, lo ripetiamo per 2 volte, ok? E poi continuiamo normalmente a prendere le nostre maglie e a fare la nostra chiusura. Allora sono arrivata alla fine della mia chiusura e adesso dentro il cappietto andiamo a lavorare 21 maglie basse. Ed ecco qua, ho finito anche la mia presina, ok? Quindi vedete, bellina, fatta una rossa e una bianca e poi a contrasto appunto i colori a tinta unita, ok? Come potete vedere sono semplicissime da fare, non c'è niente di difficile e ripeto, come ho detto già all'inizio, se volete farla appunto più natalizia potete benissimo appunto fare o il giro, qualche giro qua con il filato lurex oppure la chiusura. Potete utilizzare tutti i colori che volete. Quindi io vi ricordo che se il progetto vi è piaciuto e ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere i miei prossimi video e lasciate anche un like. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!